Ma benvenuti e bentornati su Oscar Code, questo è un Cyberlab. Oggi parliamo di intelligenza artificiale come abbiamo fatto nei video precedenti che vi metto qua o qua. Bene, intelligenza artificiale il locale, quindi niente cloud, niente API a pagamento, niente dati che finiscono sui server di terzi, no. Intelligenza artificiale in locale con Ubuntu VSL 2 che abbiamo installato negli scorsi video che vi metto sempre qua da qualche parte, e il protagonista di oggi però si chiama Ollama, detto in italiano Ojama, Olama, come volete chiamarlo, Ollama, ed insieme ad Ubuntu su VSL 2, come abbiamo detto, ti permette di girare modelli, di far girare modelli AI direttamente sul computer o sul server, insomma, come volete chiamarlo. Ti mostro come installarlo, come scaricare il modello, come testarlo dal terminale e come farlo partire automaticamente, e infine come raggiungere l'AI da uno script, per esempio PHP, ma potresti anche utilizzare Python. Poi vediamo tutto passo per passo. Iniziamo. Questa è la sigla del Cyberlab e quindi via sigla e ci rivediamo qua dopo. Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie Cyberlab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyber pratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Eccoci. Prima di mettere mano al terminale, come sempre facciamo nei Cyberlab, due parole su cosa stiamo installando. Ollama è uno strumento open source, mi raccomando, che ti permette di scaricare e girare modelli LLM, Large Language Model, direttamente in locale sulla tua macchina. Modelli come Llama, Mistral, Gemma, Qwen, DeepSeek, tutti accessibili open source con un solo clic e un solo comando. Perché usarla invece di ChatGPT o altri servizi online? Perché ci sono tre motivi principali. Il primo è la privacy, i tuoi dati non escono dal tuo computer. Il secondo è il costo, che è zero. Niente abbonamenti, niente crediti API, ovviamente avrete il costo dell'energia, perché sono modelli che consumano abbastanza energia, però avrete costo zero di API, costo zero di niente. Il terzo è la velocità. Su Linux o Llama è anche molto più veloce che su Windows nativo, circa il 25% in più. E noi lo faremo girare su Ubuntu dentro VSL 2, il Windows Subsystem for Linux che abbiamo creato nei video precedenti. Il sottosistema Linux integrato in Windows 10 e 11. Se non lo hai ancora configurato, ti basta guardare i video precedenti. Bene, eccoci qua. Questo è il terminale, come potete vedere. E come potete vedere siamo già connessi dentro il nostro Ubuntu tramite SSH. Io potrei farlo direttamente da SSH, l'installazione e tutto, ma come ho detto ho già aperto anche Remote Desktop, come abbiamo fatto nel video in precedenza collegando Remote Desktop a Ubuntu, ovviamente, perché per il video di YouTube è più carino, è più, diciamo, è più capibile farlo dentro proprio la macchina virtuale desktop. Ok, facciamo connetti, perfetto. Eccoci qua e siamo sul nostro topolino Ubuntu. Questa è la nostra macchina virtuale visibile. Ok, apriamo il terminale come ce l'avevamo aperto prima, eccocelo qua, e qui iniziamo a installare le cose. La prima cosa che dobbiamo fare, aggiorniamo il sistema operativo. Aggiorniamo con questo comando sudo apt update, e ora faremo anche un sudo apt upgrade. Ora sta prendendo tutti i pacchetti e lo facciamo. Eccoci qua, sudo apt upgrade, andiamo invio e ok. Yes. Sempre dare conferma, perché... Ok, e ha installato gli aggiornamenti. Verifichiamo anche di aver installato curl, perché sarà una cosa importante più avanti, ora appena finisce di fare gli aggiornamenti, che ci servirà per scaricare Ollama.
e i suoi modelli, insomma. Ok, ha finito di fare i ragionamenti, facciamo sudo apt install curl. Perfetto, così. Ok, andiamo invio. E ci siamo, ovviamente curl era già installato perché VSL lo installa, ma benissimo così. Ok, quindi ora passiamo direttamente all'installazione di Ollama. Per installare Ollama basta solo un comando, lo script ufficiale fa tutto da solo, scarica il binario, lo mette nel path e lo configura come servizio di systemd. Ora dovete fare questo comando. Eccoci qua. Lo sta installando. Benissimo. Ora se vi dice che vi manca un pacchetto dovrete installarlo, zstd con sudo apt install zstd per estrarre i file dell'installazione di Ollama. Bene, andiamo pure avanti. Abbiamo finito l'installazione. Verifichiamo subito l'installazione con un comando semplice. Questo è il comando per verificare se Ollama è stato installato. Ok, trattino version. Ollama trattino version. Ollama è installato con questa versione, ci dice. Quindi abbiamo fatto tutto bene. Ok, ha installato anche il servizio, quindi siamo a posto. Ora dobbiamo scaricare i modelli. Ora arriva la parte divertente, quindi scaricare i modelli di intelligenza artificiale. Ollama ha una libreria ufficiale che si trova su ollama.com/library. Ora ve la faccio vedere con decine di modelli tra cui scegliere. Bene, eccola qua. Questa è la libreria di Ollama che vi dicevo, ollama.com/library, e ha tutti i modelli open source che voi potete installare sul motore Ollama. Quindi vedete l'Llama, Llama 3.1, il DeepSeek R1, Llama 3.2 e altri, insomma c'è Gemma, Mistral e molti altri, Queen e Llama 3. Noi installeremo il Llama 3.2 perché Llama 3.2 vabbè, così, è di Meta, è uno dei modelli più leggeri, è uno dei modelli veloci e funziona bene anche senza GPU dedicata, perché attenzione, alcuni di questi modelli, specialmente quelli pesanti, devono avere una CPU dedicata perché o tanta RAM nel sistema, perché ovviamente sono pesanti, sono grandi, dipende anche da dal modello, quanti miliardi di parametri è stato completato, eccetera, il context, eccetera. Perché Llama è 1 miliardo o 3 miliardi di parametri, non è tantissimo. Già se andate oltre i 12 miliardi di parametri vi serve una GPU dedicata o comunque almeno 64 o 128 GB di RAM. È un buon processore. Quindi installiamo dei modelli semplici, veloci e leggeri. Ora, per installare questo modello, vedete LLAMA 3.2, semplicemente voi prendete il nome LLAMA 3.2 e andiamo a installarlo sul nostro Ubuntu. Questo è il comando. Ecco, questo è un semplice comando per scaricare il scelto, senza sudo, senza niente, perché gira già come sudo Llama. Ollama pool Llama 3.2 e andiamo a darci l'invio. Lui lo sta installando, lo sta scaricando, lo sta installando, vedete, vi dice anche il peso del modello che è 2 giga.
e possiamo andare avanti intanto che l'ho installato. %, ok, 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 ok e ok. E ora lo ha installato praticamente. Andiamo a vedere, appena finito di fare tutto, andiamo a vedere come si vedono tutti i modelli scaricati in locale. Eccoci qua. Questo comando, o lama list, ci farà vedere il nostro lama 3.2 latest. Eccolo qua. Lo potete vedere qua, 7 secondi fa, 2 giga di grandezza. Bene, ora andiamo a testarlo da terminale. Testare da terminale è semplicissimo. Si apre una chat interattiva dal terminale e scrivete una domanda e premete invio. Allora, il comando è questo. Vedete LLAMA 3.2, lama 3.2, il comando è olama run. In questo modo si apre questa piccola finestrella, vedete a sinistra che c'è un quadrato che gira e noi da qua possiamo semplicemente scrivere una domanda. Scriviamo una domanda e vediamo cosa ci risponde. La domanda l'ho fatta, come vedete, spiegami cos'è il machine learning, e lui adesso dovrebbe rispondere, ecco che sta rispondendo dentro il terminale. Ok? Andiamo per avanti perché così risponde più velocemente. Molto bene, ha finito finalmente. Potevo dargli anche un prompt un po' più semplice da dire, da generare, però questo è il prompt generato. Se volete leggerlo voi, io non ve lo leggo tutto perché sennò arriviamo fino a domani mattina. Questo è il prompt generato gratuitamente, attenzione, con un modello open source Lama 3.2. Ora, per uscire da questa finestrella basta fare /by e siamo magicamente usciti. Ora potete anche fargli una domanda, passare un prompt diretto senza entrare nella chat interattiva, ed questo è abbastanza utile per ottimizzare qualcosa che volete fare. Ve lo faccio vedere subito. Ecco il prompt. Come vedete ho messo un prompt un po' breve, meglio di quello di prima, però il procedimento è quasi uguale al lama run, lama 3.2 che è il nome del modello, e tra virgolette, insomma, diciamo, hanno messo il prompt che vogliamo passargli. Raccontami una storia breve, che sia breve, mi raccomando. Diamogli l'invio e come vedete lui dovrebbe rispondere. Eccocelo qua. C'era una volta una città chiamata Luna, situata su una collina che dominava il paesaggio circostante. Vabbè, dobbiamo andare avanti o finisce lì con la storia breve? Avanti. E ha finito, meno male che doveva essere una storia breve, ma ha scritto praticamente un libro, una pagina di un libro, ma fa niente. Ok. E questo è il prompt diretto. Ma attenzione, perché il lama non è solo l'interfaccia da terminale come abbiamo visto adesso, ma espone anche un API REST sulla porta 11434 ed è accessibile da localhost, a meno che non la aprite. Attenzione ad aprirla perché ci sono dei punti di sicurezza nel firewall. Questa cosa apre le porte
a qualsiasi linguaggio di programmazione. Potete testarla subito con curl e adesso vi faccio vedere quale risultato viene. Bene, eccoci qua, questo è il comando per chiamare Ollama tramite curl. Attenzione, perché vi risponderà tramite un formato JSON, si chiama, perché è un'API. Quindi curl nella porta 11434 API/API/generate, quindi in model scriviamo il nome del modello LLAMA 3.2, il prompt, ciao, presentato in italiano, un prompt a caso, e lo stream false, perché ti può fare anche sia lo stream che darti tutto il risultato di un botto. Siccome è un JSON si preferisce farsi dare tutto il risultato di un botto, perché lo stream sennò potrebbe rompere qualche procedura. Quindi mandiamo invio e vediamo cosa ci risponde. E dobbiamo dare ovviamente qualche secondo, perché senza stream non è diretto. Fra qualche secondo ci darà il risultato di botto. Eccola qua. Questo è il risultato. Come vedete è in formato JSON, quindi quello che il campo che vi interessa è il campo response, ok? Che è questo. Da questo in poi, 2 punti, qua c'è la sua risposta al tuo prompt. E vi dà altri dati, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però ci apre la porta anche ad altri linguaggi di programmazione del tipo PHP o Python, che possiamo chiamare tramite curl, tramite PHP o tramite Python. Adesso vi faccio vedere come. Bene, passiamo subito di qua, perché vi faccio vedere un file PHP già pronto per comunicare con Ollama installato sul server. Ovviamente il file PHP deve essere nello stesso server in cui c'è installato Ollama e il modello. Attenzione, o se no dovete fare qualche accortezza in più. Con stream context create e file get contents avrete tutto. Poi fate un JSON decode, avrete tutto quello di cui avrete bisogno. Qui vedete come abbiamo fatto sul terminale, più o meno stessa procedura, il modello LLAMA 3.2, il prompt, dimmi una curiosità sulla cybersecurity a caso, e lo stream false, perché comunque vi darà un formato JSON che voi dopo dovrete prendere ed estrapolarle le informazioni. Fate una chiamata con curl, con questi dati, eccetera, e con file get contents prendete il response. Vi sarà un response JSON che voi poi dopo dovrete manipolare. Bene, questo è PHP. Voi potreste farlo anche con Python, con altri linguaggi di programmazione server side, più o meno è la cosa uguale. Una chiamata curl. Questa è l'intelligenza artificiale sul tuo computer direttamente, senza andare a prendere API, senza andare a prendere il resto. E poi dopo attenzione, perché consumano risorse, quindi non è che potreste aprirla a chiunque, dovrete vedervela voi, insomma, e creare delle applicazioni che potete usare sia per l'ufficio sia per le cose personali, perché comunque è open source, potete usarla per qualunque cosa volete usare. Eccoci tornati a noi, finalmente. Ricapitoliamo velocemente quello che abbiamo fatto oggi, ed è tanto. Attenzione, abbiamo installato Ollama su Ubuntu VSL2 con un solo comando curl, abbiamo configurato il systemd per farlo partire automaticamente, abbiamo scaricato un modello AI con Ollama Pool, lo abbiamo testato dalla riga di comando in modo interattivo e non, abbiamo visto come funziona la sua API REST con curl, e infine abbiamo fatto una chiamata dal PHP per integrarlo in qualsiasi progetto web. Tutto questo in locale, come abbiamo sempre detto, senza spendere €1 e senza mandare dati a nessuno. Cosa importantissima. Nei commenti ditemi quale modello vorreste usare o state usando dalla libreria Ollama, o quale vi piace di più. Sono abbastanza curioso. Quindi siamo arrivati alla conclusione. Attenzione, se il video vi è piaciuto, anche se tecnico, comunque è un Cyber Lab,
iscrivetevi al canale perché siamo un pochino, dobbiamo crescere, mettete un like se volete e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciurma, ci vediamo la prossima volta e attenzione alla sicurezza informatica perché abbiamo visto cose molto importanti ora, però dovreste metterci poi del voi per ardenizzare, si chiama così, la sicurezza delle applicazioni. Attenzione, è molto importante perché vi esplode il PC. Ciao ragazzi.